Sono andata al Comiket di Tokyo e me ne sono pentita. Ma andiamo con ordine. Sveglia alle 5 del mattino. Non è stato poi così traumatico, dai, il jet lag in quel caso ci ha aiutato. Prendiamo la metro e arriviamo alla stazione, per poi dividerci. Demi doveva fare una fila e io un'altra. E iniziamo col mio primo grande errore. Mi metto a fare la fila sbagliata. Purtroppo me ne accorgo troppo tardi, quando ormai ero arrivata all'entrata. Vedendo che ho il biglietto sbagliato, mi portano in una specie di info point, per poi indicarmi l'ingresso all'area cosplay, che era ovviamente dalla parte opposta. Dove sono finita? Mi viene da piangere. Entro quindi in questa specie di palestra enorme. È vietato riprendere e fare foto perché questo è il luogo dove le cosplayer si cambiano. Inizio a truccarmi e dopo poco mi rendo conto che mi sono dimenticata l'eyeliner essenziale e quindi mi giro verso la ragazza seduta a fianco a me e glielo chiedo. Lei me l'ha gentilmente prestato e mi ha anche regalato dei cioccolatini. Ce li ho ancora, non li ho ancora mangiati perché sono carinissimi. Finito di prepararmi, seguo i cosplayer e finisco in questo luogo che riconosco da alcune foto che avevo visto su internet. Mi metto in un angolino soleggiato, piazzo il mio treppiedi e inizio a farmi qualche foto. In quel momento ero felice perché ho pensato, ora mi piazzo qua, sto qui per un po', al massimo mi faccio un giro nei dintorni. Ma per qualche motivo a me sconosciuto, qualcuno dello staff ci chiede di metterci in fila. Io sono confusa, ma seguo le istruzioni. E qui inizia un'attesa che mi sembra infinita. La fila viene divisa tra maschi e femmine, siamo all'interno della struttura, fermi ad aspettare chissà cosa. Scattate le 11, la fila inizia a muoversi e mi ritrovo all'interno della fiera. Ma io non volevo essere lì, volevo tornare all'esterno, dove ero prima. Il problema è che avevo perso completamente l'orientamento. Provo a seguire dei cosplayer, ma mi allontano ancora di più. Finisco a vedere degli stand che non mi interessano e c'è tantissima gente che continua a urtarmi e spiaccicarmi. Non riuscendo a capacitarmi, chiamo Demi, lo raggiungo e scoppio a piangere. Non so perché, vi giuro, ero solo provata da tutto quanto. Immagina se vloggavo questo momento. Lui con calma si è messo a leggere la mappa, mi ha spiegato dove spostarmi, mi ha anche accompagnato fino a un certo punto e così dopo giri infiniti sono finalmente tornata nel punto da cui ero partita. Si capisce da questo video che mi ero appena fatta un piantino isterico? Secondo me un po' sì. Sarò sincera, a questo punto ero ancora provata ed ero molto tentata di andarmene, ma mi dispiaceva non avere neanche una foto, quindi mi sono fatta forza, mi sono fatta qualche video e selfie da me. Pian piano si sono avvicinati dei fotografi che mi hanno chiesto di fare delle foto, ma anche altri fan dei VTuber che mi hanno riconosciuta e fatto i complimenti, dicendomi che sono uguale all'originale. Ero molto contenta, queste interazioni mi hanno tirato un po' su di morale. Alle 3:30 cerco di ricongiungermi con Demi e dopo un ultimo saluto alla fiera ce ne torniamo in appartamento. Sì, ce ne siamo andati prima delle 4, assurdo perché di solito a Novegro rimango fino alle 8 di sera. Ed ecco quindi com'è andata al Comiket di Tokyo. Ci tornerei? Credo di no. Forse sì, ma solo per fare cosplay? Magari ora che ho capito come funziona sarà meno traumatizzante. Tu sei mai stato al Comiket? Vorresti andarci? Fammi sapere nei commenti.